L'Inter si è mossa allora su Noah Atubolu, c'è un nuovo obiettivo per il mercato dell'Inter per la porta del futuro. Lo riferisce il giornalista tedesco Florian Plettenberg di Sky Deutschland, una fonte affidabile, un giornalista esperto di calciomercato soprattutto in Germania ma non soltanto, secondo il quale l'Inter sta quindi valutando di affondare il colpo e ha in programma quindi una serie di incontri, degli incontri con il Friburgo, cioè la società che controlla il cartellino del giocatore, e con gli agenti del portiere. Un portiere importante che sta crescendo molto in questi anni e che sta ricevendo le attenzioni del mercato internazionale già da diversi mesi. Un portiere di cui parliamo quindi in questo nuovo episodio di oggi, in cui ne approfitto per prendere spunto da questa notizia per condividere con voi anche delle riflessioni un pochino più ampie sui portieri, sul mercato e non soltanto. E allora, ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto per supportare il nostro progetto e questo format che è uno dei più apprezzati, perché quando parliamo di mercato e vi racconto le caratteristiche dei calciatori accostati all'Inter, vedo sempre che vi piace parecchio. Allora, come sempre, la nostra scaletta prevede che si parli subito di chi è questo giocatore, chi è in questo caso Noah Atubolu, e partiamo dunque dalla carta d'identità che prendiamo dal sito Transfer Market. Atubolu, come detto, classe 2002 per un portiere 23 anni, quindi siamo ancora distanti da quello che solitamente è il picco della carriera per un estremo difensore. Gioca nel Friburgo, la società in cui è cresciuto praticamente, ha fatto tutta la carriera lì fino ad ora, ha un contratto fino al 2027, ciò significa che nel 2026 entrerebbe di fatto nell'ultimo anno di contratto. Questo potrebbe essere un vantaggio in una trattativa, fermo restando che, secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto, nel contratto del giocatore ci sarebbe anche una clausola rescissoria, di cui non si conoscono ancora i dettagli. C'è chi parla di 15-16 milioni di euro circa, con cui si potrebbe acquistare il calciatore senza dover trattare con il Friburgo, ma vedremo se queste cifre saranno confermate. Però ecco, di sicuro una clausola renderebbe più appetibile, più abbordabile anche l'acquisto di un giocatore che, essendo anche in scadenza di contratto poi 2027, potrebbe anche essere acquistato a delle condizioni sicuramente molto molto interessanti. 1,90 m, secondo la scheda Transfer Market, per un portiere che, come detto, è cresciuto nel Friburgo, una società che chi ci segue da anni lo sa nelle mie analisi che vi porto di scouting, di approfondimento sui giocatori. È una società che mi ha spesso diciamo incuriosito, soprattutto per la valorizzazione di giocatori difensivi che è riuscita a mettere in pratica questo club tedesco. E nelle scorse stagioni, 3 anni fa anzi ormai, il Friburgo ha fatto una scelta forte, sostituendo Flecken, se non ricordo male, altro portiere molto interessante tra l'altro, e puntando su un prodotto del vivaio come Atubolu, valorizzandolo, e siamo adesso alla terza stagione per Atubolu da titolare. In questi anni è stato uno dei portieri più giovani sicuramente nei top 5 campionati, soprattutto quindi a determinati livelli. Nella seconda stagione, cioè la scorsa, un problema alla spalla, si è fatto male alla spalla, gli ha fatto perdere delle partite, ma adesso ha recuperato alla grande e il mercato internazionale si sta attivando sempre di più. Ma non solo, visto che nel frattempo, dopo essere stato una colonna della nazionale tedesca Under 21, si è meritato anche la chiamata con la nazionale tedesca maggiore, quindi è entrato anche nel giro della nazionale tedesca maggiore. Quindi capite bene che quella di Atubolo è una crescita di livello per entrare a far parte anche della nazionale tedesca. Quindi, con quali caratteristiche sta avvenendo questa scalata di Atuolu? Che tipo di portiere è? Che calciatore è? Dunque, ho preparato una grafica dove vi porto quelli che sono, secondo me, i punti di forza principali. E la prima cosa che balza all'occhio, secondo me, è la forza fisica di un portiere, come detto, 1,90 m, ma soprattutto è fisicamente piuttosto robusto, muscolare. Ho letto in giro dei paragoni con Andrea Onana che potrebbero starci. Onana, secondo me, è decisamente più carismatico, almeno per il momento, come portiere, però come caratteristiche pure, fermo restando i disastri che sta combinando al Manchester United, come caratteristiche può starci, secondo me, come paragone con un Onana che forse è un pochino più felino, diciamo così, in alcuni movimenti. Quindi Atubolu è 1,90 m, spalle larghe, ha un'apertura alare notevole che gli permette quindi di coprire molto bene lo specchio della porta, reagisce in maniera abbastanza istintiva, molto istintivo anche nelle parate, con questa forza fisica ideale secondo me anche nei duelli ravvicinati con l'attaccante.
il vero punto di forza, almeno per il momento quello che sta emergendo, che lo sta portando anche in alto nelle cronache, è la sua abilità sui calci di rigore. Arriva da una serie abbastanza clamorosa, ha praticamente parato gli ultimi 5 rigori consecutivi, quindi ha parato in tutto 10 rigori su 30, leggevo nelle varie statistiche, ma negli ultimi 5 soprattutto nessuno ha mai segnato un rigore contro Tubolo, quindi è un record ed è un punto di forza sicuramente importante. E poi è un altro portiere che, essendo comunque di scuola tedesca, partecipa attivamente anche alla costruzione dal basso, quindi con passaggi corti soprattutto. Ha una buona precisione anche nei passaggi lunghi, però diciamo è sì superiore alla media, ma è sicuramente migliorabile. Quindi è un portiere molto reattivo, come dicevo è veramente molto figlio della scuola tedesca dei portieri, quindi per come siamo abituati noi in Italia a vedere i portieri italiani e non solo, dovremmo eventualmente un attimino abituarci a vedere un portiere un po' differente nel modo di parare, di coprire la porta, di coprire lo specchio. Per esempio para molto anche con i piedi, va molto a terra con i piedi e intercetta il pallone con i piedi. Poi ha questa uscita tipica dei portieri tedeschi che va a coprire lo specchio della porta con una sorta di X per massimizzare la copertura con piedi e braccia. Però è un giocatore quindi affidabile anche in fase di possesso, che è una caratteristica molto importante. Su cosa può essere migliorato invece, su cosa dovrà migliorare secondo me per quello che abbiamo analizzato, la distribuzione lunga, come detto, cioè anche la ricerca verticale dei propri compagni di squadra può migliorare un po' la precisione anche nella ricerca degli attaccanti. Questo dipende anche dallo stile di gioco, chiaramente, della squadra in cui sta, nella qualità anche dei calciatori che ricevono il pallone, però può migliorare in questo. Ho messo lontano dalla porta, cioè in che senso? Che in generale nel Friburgo è abituato a giocare con una difesa piuttosto bassa, non alta come invece tendenzialmente ce l'ha l'Inter e probabilmente ce l'avrà sempre di più l'Inter. Quindi nel contesto Inter va valutato anche la sua abilità a giocare poi con una difesa che è molto più alta, che gli impone anche di giocare un pochino più lontano dalla porta, nell'anticipare alcune uscite per esempio. Detto che lui sulle uscite, anche sui cross, tra poco lo vedremo, fa abbastanza bene, però ecco nell'andare anche distante alla porta e gestire la distanza con la difesa è un tema su cui migliorare. E poi chiaramente l'esperienza, nel senso che comunque è un portiere di 23 anni che non ha ancora approcciato la Champions League, quindi sicuramente anche su quello andrà valutato. Nel frattempo però, oltre al record sui rigori, ha già stabilito anche un record, mi sembra che ha avuto il maggior numero di minuti senza subire gol nella storia del Friburgo, quindi è un altro record importante. In un paragone con Jan Sommer, sono andato a fare un paragone sulla scorsa stagione, la 24-25 di Sommer e di Atubolu, ribadisco, le statistiche sono fortemente condizionate dalla squadra in cui gioca, quindi ovviamente Sommer è condizionato dalle prestazioni anche dell'Inter, però viene fuori, ecco, un portiere che rispetto a Sommer vince molti più duelli aerei, quindi anche nelle uscite è 1,90 m, comunque si fa sentire con la sua uscita in area di rigore. Nello specchio della porta Sommer ha una percentuale di parate migliore comunque nella scorsa stagione, è stato migliore anche nell'evitare gol rispetto ad Atubolu, che sicuramente ha una difesa ecco, meno precisa, meno forte di un Inter che è stata comunque ad un passo anche dalla vittoria dello scudetto, però diciamo che come percentuale tenta di più i passaggi lunghi, perché anche lo stile di gioco che gli chiede il Friburgo lo fa con una precisione un pochino minore, ma a livello di passaggi è coinvolto praticamente allo stesso modo di Sommer. Quindi il portiere coinvolto come Sommer, abituato a giocare come Sommer, più dominante un pochino di più dal punto di vista aereo, può migliorare nella precisione e sicuramente in un Inter che lo protegge meglio in porta potrebbe parare anche di più rispetto all'ultimo Jan Sommer. Quindi l'Inter ci starebbe lavorando, era stato accostato anche al Milan per il dopo Maignan, piace al West Ham, piace anche a diversi club tedeschi. La clausola, come detto, potrebbe favorire un'eventuale operazione. Ci sono però delle riflessioni, secondo me, da fare. Sono curioso di leggere anche i vostri commenti sul tema dei portieri, sul tema di come di come gestire poi i portieri, perché partiamo dal presupposto che ogni società come l'Inter ovviamente deve monitorare il mercato alla ricerca di opportunità, quindi il fatto che l'Inter stia valutando Atubolu potrebbe anche essere semplicemente diciamo una volontà di valutare appunto se è un'opportunità oppure no, ma questo potrebbe non cambiare i piani e quindi l'Inter potrebbe proseguire con la sua strada con Martinez eccetera eccetera. C'è da dire però che oltre ad Atubolu
Ci sono state delle voci anche su altri portieri. Si è parlato, qualcuno all'estero ha parlato di Meslier per esempio, ma soprattutto si è parlato di Caprile, un portiere che l'Inter ha monitorato e sta monitorando, Caprile del Cagliari. Piace sempre Carnesecchi all'Inter, dell'Atalanta, quindi anche lui da tener d'occhio. C'è chi addirittura si è spinto ad ipotizzare un clamoroso tentativo per Mike Maignan, che non rinnoverà con il Milan, andrà via a parametro zero, quindi potrebbe essere un nuovo Cialanoglu, in molti hanno detto, ma l'Inter ormai mi sembra abbastanza evidente, ha cambiato rotta sul tema parametri zero, sugli investimenti e sul mercato. E Atubolu, nel caso, è sicuramente un profilo molto più da Octree rispetto a Maignan, che è un classe 95, quindi 30 anni quest'anno per il portiere del Milan. Per cui, come verrà gestita la questione portieri e il mercato dei portieri nel 2026? Sommer, lo sappiamo, è in scadenza. Oggi Sommer per il tecnico Chivur rimane il titolare dell'Inter, lo ha detto, l'ha ribadito. Molti tifosi, per me, nella considerazione che molti tifosi hanno di Sommer, lo diceva anche il nostro Simone Frizza, oggi viene percepito un po' come l'ultimo Andanovic, Sommer, un pochino in decadenza. Per me non è a quei livelli lì dell'ultimo anno di Andanovic. Ad oggi però l'idea più realistica sembra essere quella di portare Sommer fino alla scadenza del contratto e poi all'addio, e nel frattempo sfruttare questa stagione per, diciamo, consolidare la crescita di Joseph Martinez, candidato a prenderne il posto quando poi l'anno prossimo avrà 28 anni. Deve convincere Joseph Martinez quest'anno, si sta facendo intravedere per ora, deve convincere, deve prendersi il posto. A quel punto Atubolu, nel caso, o un altro profilo giovane, tra quelli che abbiamo nominato, potrebbe arrivare e partire gerarchicamente come secondo per poi giocarsi un po' il posto. Oppure qualcuno diceva, ma se prendi un portiere importante Martinez resterebbe a fare il secondo? Scenario, ecco, non semplicissimo. Io ho fatto sempre l'esempio, la Juventus ha fatto una scelta di questo tipo, per esempio Mattia Perin. Perin per me è in panchina pur essendo più forte di Di Gregorio, però Perin ha accettato questo ruolo di vice affidabile in una squadra di alto livello. Poi Perin ha qualche anno in più rispetto a Joseph Martinez che ha 28 anni, però potrebbe esserci anche una scelta di vita e di carriera, quella di essere un portiere affidabile che entra in questa gerarchia dei portieri anche a 28 anni. Potrebbe essere una scelta. Altrimenti, ne parlavamo nel club di Passione Inter, se Martinez non dovesse convincere, ci sarebbe anche un'ipotesi di venderlo. È un portiere che ha mercato ancora oggi, quindi l'Inter potrebbe almeno confermare la cifra che aveva speso, quindi potrebbe comunque riuscire a monetizzarla, per prenderne un altro e puntare su un Sommer che rimarrebbe come secondo e resta come vice affidabile di un primo che potrebbe essere già pronto a giocare oppure da far crescere di nuovo, come, con un ruolo però sicuramente meno di primo piano rispetto a questa stagione qua. È uno scenario questo secondo me complicato. Certo che immaginare Martinez titolare e un investimento da almeno 15 milioni su un altro portiere come potrebbe essere Atubolu, che ha comunque uno spessore, un respiro di mercato internazionale, in un'estate in cui bisognerà riscattare Akanji, prendere almeno un altro difensore, cambiare sicuramente delle cose a centrocampo e sulle fasce tra AD, scadenze, clausole da tener d'occhio, sempre monitorando poi Thuram davanti che andrà in scadenza 2028, c'è un mondiale che potrebbe metterlo ulteriormente in vetrina. Ecco, sarà un'altra estate movimentata, quella diciamo, del completamento di una rivoluzione forse all'interno dell'Inter, e quindi serviranno anche tanti soldi per fare tutte queste operazioni, per cui stavamo dicendo anche nel club di Passione Inter, occhio magari anche ad un Filip Stankovic per la porta, che a Venezia in Serie B sta rincominciando a far bene dopo l'infortunio, arriva da 3 partite di fila senza subire gol, se non vado errato. L'Inter ha un 50% sulla futura rivendita, quindi di fatto Stankovic è in comproprietà e potrebbe essere un po' il Pio Esposito della Porta se fa bene in Serie B e potrebbe meritarsi quindi una chance magari insieme al fratello che l'Inter per me riacquisterà dal Bruges nel 2026 o al massimo nel 2027 se tutto va come deve andare, e poi si tengono allora le risorse per altri reparti. Oltre poi un discorso a tenere d'occhio che è quello delle liste, che non va mai dimenticato, che su Passione Inter riportiamo sempre perché parliamo tanto di Acerbi che va via,
di Darmian da mandar via, di Frattesi che tanti venderebbero, eccetera, eccetera, ecco, poi all'Inter però a un certo punto mancherebbero giocatori del vivaio Italia, quindi qualcuno cresciuto qua servirebbe e servirà. Per cui attenzione anche al mercato di Oaktree che sembra sempre più orientato a questo tipo di profili anagrafici, di valore, eccetera, ma attenzione anche alla necessità di valorizzare dei prodotti propri, magari pescando dall'Under 23, anche se al momento sembra un pochino difficile per questa stagione e per il prossimo futuro, ma anche appunto a gioielli che possono far ritorno all'Inter. Fatemi sapere un po' la vostra, come sfruttereste, come gestireste la questione portieri e il mercato portieri nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Che ne pensate di questo portiere se lo conoscete? Vi aspetto nel club di Passione Inter, se volete supportare il nostro progetto, volete entrare a far parte di una grande community con interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.